Romina, ben trovata, ben trovata, ben trovata Romina. L'hai sentita questa rosicata di Panucci dopo la finale di Coppa Italia? L'ho sentita forte e chiara, quasi quanto Pedro ha sentito la pallonata sul Mamma, volto, che praticamente, allo botta! Ma stesso modo, allo stesso dimmi, modo. dimmi subito la verità, Sì. volontaria o involontaria secondo te? Sto ancora ragionando, per me più involontaria, però grande giocata sicuramente, anche se involontaria. Anche se ha suscitato un po' di indignazione, poi tra poco ne parleremo anche di questo, in questo appuntamento di oggi in cui però soprattutto celebriamo la gioia per questa Coppa Italia. Il secondo titolo nel giro di pochi giorni, un doblete storico, Romina, perché poi secondo me non ci stiamo rendendo conto del fatto che prima di oggi era successo nel 2009-2010 con l'aggiunta alla Champions e c'era Chivu da calciatore, prima ancora 2005-2006 con lo scudetto che però venne assegnato per tutte le vicende che conosciamo bene, Sì. uno degli scudetti più belli ovviamente della nostra storia, ma Esa ehm, abbiamo assistito a qualcosa di storico. Hai assistito a qualcosa di storico direttamente dall'Olimpico. Assolutamente, assolutamente sì, è stata una stagione meravigliosa, lo dicevamo anche ieri, lo scudetto che arriva a San Siro dopo tantissimi anni con il pubblico di casa, poi adesso questa stella d'argento, insomma, subito dopo la conquista del 21esimo è stato qualcosa di epico che siamo, fortunati a poter raccontare e quindi è stato tutto clamoroso, ma anche il clima che si è respirato ieri e che probabilmente poi si respirerà anche domenica per la grande festa, ecco, è veramente magico. Grande festa dove aspettiamo tutti i tifosi della community di Passione Inter domenica, quindi mi raccomando seguiteci, intanto ben ritrovati in questo appuntamento, lasciateci anche un mi piace visto che ci siete, iscrivetevi al canale in queste ore caldissime, vi aspettiamo nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club per partecipare alle nostre trasmissioni quotidiane. Romina, tu eri presente all'Olimpico, ti vorrei far partire nel racconto di questa partita, dove poi vi porteremo come sempre dei dati, delle cose che vi possono essere sfuggite, tante considerazioni su questa gara. Ti chiederei di partire dalla fine, se ci racconti un po' quello che è stato la serata, quelle che sono state soprattutto le dichiarazioni post partita anche di Chico, con qualche sassolino che si è tolto. Sì, sono arrivate tardi queste dichiarazioni perché secondo me c'è stata una, grande festa nello spogliatoio, anche dalle interviste che sono arrivate alle TV, si sentiva in sottofondo un po' di rumore, anche lì in sala stampa si sentiva un po' di rumore nei corridoi, quindi, sicuramente c'è stata una grande festa, oltre a quella che abbiamo visto ovviamente in campo nel momento in cui la squadra ha alzato la coppa. È arrivato Sucic prima di Kyiv in conferenza stampa, molto entusiasta, ha parlato ovviamente della soddisfazione di aver alzato questo doppio trofeo con l'Inter, ha parlato della sua stagione, del suo legame con Chivu, dell'importanza di Chivu, del fatto che comunque lui guarda anche al futuro e si dice pronto per fare più ruoli, ha parlato in inglese ma quei ruoli li ha detti in italiano, quindi ha detto posso giocare come mezzala, come play, insomma ha detto un po' tutto, l'ha detto anche in italiano, quindi è stato molto, molto simpatico come momento. E poi è arrivato Kivu che, ripeto, si è fatto attendere molto perché probabilmente era con i ragazzi nello spogliatoio a festeggiare poi le dichiarazioni post partita anche alle TV. È stato un Kivu come sempre molto serio, cioè anche ieri non l'ho visto diciamo lasciarsi troppo andare in conferenza stampa, però si è voluto togliere anche un po' di sassolini dalla scarpa, come hai detto giustamente tu, su quelle che sono state poi di fatto le dichiarazioni di inizio stagione di tanti scettici. Io capisco che è giusto ecco, avere un po' di dubbi, tutti noi magari li abbiamo avuti, ognuno di noi fa le proprie considerazioni, però ieri insomma in queste settimane, anzi questa stagione ci insegna che i pregiudizi non sono una cosa così molto, molto intelligente e Kivu l'ha dimostrato, ci ha insomma portati su questa scia, tant'è che ha detto la cosa che mi ha deluso di più è stato quello che i miei figli hanno dovuto sentire su di me e quindi chiedo scusa per chi ha detto quelle cose e poi una cosa che mi ha colpita come sempre è la grande umiltà di questo allenatore perché gli è stato chiesto un voto alla stagione dell'Inter e un voto a se stesso e lui ha dato solo un voto ai ragazzi, quindi ha detto io do un di lode a questi ragazzi, ma su di sé non si è espresso, lo dicevamo ieri anche in diretta, lui durante i festeggiamenti per il 21esimo si è allontanato, ha indicato i ragazzi e li ha applauditi. Ieri sera durante il momento in cui hanno alzato la coppa si è messo di lato e l'ha lasciato fare alla squadra, quindi è proprio un protagonista silenzioso, come dicevo ieri sera, lo ha confermato anche appunto da quello che ci ha detto in conferenza stampa è arrivato questo
visto, ma come ho detto poi ieri nel post partita, il voto glielo dobbiamo dare noi, perché questa Inter è frutto del grande lavoro di Christian Chiu, quindi gli va detto e gli va dato questo riconoscimento. Il voto gliel'ha dato anche i calciatori, hanno dato 10 a Christian Chiu, abbiamo Sì, sentito Lautaro e non Dumfries. soltanto a me. Ha colpito ed è piaciuto molto un passaggio di Chivu che saranno frasi scontate, saranno frasi banali, ma poi ci ha dimostrato che in realtà non sono cose che dice in favore di telecamera, ma dice perché le pensa del ragionare già sul come migliorare per la prossima stagione. E detto dopo un'annata come questa, ecco, migliorare questa stagione, fare ancora meglio, fa sentire un po' quella voglia già di viverla la prossima stagione e già ti carica. Quindi vedo un Chivu in controllo ancora più rafforzato chiaramente da questi 2 trofei messi sul tavolo e in bacheca, e la sensazione di un Inter che ha chiuso quest'annata in crescendo, un'annata dove vedremo partire al termine di questa stagione alcuni calciatori che secondo me si meritavano, come diciamo anche ieri sera, di salutare dopo un finale così epico e non dopo le lacrime della scorsa stagione. Quindi è stato molto bello davvero. Ti chiedo se c'è un'immagine in particolare che ti porti dietro da questa serata, un flash, qualcosa che ti viene in mente come immagine principale. Sicuramente No, il momento in cui oltre a quella di vabbè, oltre a quella di cui parleremo tra poco, sicuramente quello è stato il momento top, come dicevamo ieri. No, è l'attesa del fischio finale, che è la stessa cosa che ho provato in Inter Parma. Quei okay. secondi di attesa in cui tu sai che sta per arrivare il fischio finale, stai per festeggiare, stanno per festeggiare, e quel momento lì. E infatti ho guardato praticamente la panchina già da qualche secondo prima, già da qualche minuto prima si erano alzati tutti con i vari cartelloni, con il 10, campioni e quant'altro, e c'era molto entusiasmo, quindi quel momento lì è sempre il momento più bello. Poi la corsa in campo, l'abbraccio tra tutti loro, l'abbraccio con il mister, i festeggiamenti, quella è la cosa sicuramente più bella, ecco, da vivere soprattutto dal vivo, ecco, dallo stadio. Sì, anche perché poi per me forse la Coppa Italia è stata un'emozione anche un po' più grande perché lo scudetto lo stavi solo Esatto, aspettando la certificazione, diciamo così, mentre la sì. Coppa Italia arriva tramite proprio una vittoria, quindi altro che ciliegina sulla torta. Secondo me è stato un trofeo molto grosso e molto importante, d'altronde poi anche la 10ª Coppa Italia nella storia dell'Inter. Ecco, tra poco ti farò un'altra domanda, prima però restiamo sulla partita. Un altro dei temi di questa serata, Romina, è stato la famosa ormai diventerà famosa questa pallonata di Luis Enrique nei È confronti già di Pedro. famosa, sì, è già famosa. Son già partiti un sacco di meme che fanno molto ridere con la faccia di Pedro marchiata dalla pallonata che ci avete girato anche nel club di Passione Inter. Pedro che è stato piuttosto animato nel corso di tutta la partita, già dalla panchina, non solo. Ci dici che è successo poi anche con la panchina? Attimi di tensione, un attimo. Sì, Pedro diciamo che, è stato un protagonista della panchina, nel senso che secondo me ha cercato, anche quando era fuori dal campo, di creare parecchia tensione. Quindi su alcuni episodi magari, su alcuni falli da parte dell'Inter, cercava comunque di destabilizzare un po', di intromettersi magari per far punire qualche giocatore dell'Inter. È stata un po' una presenza fastidiosa, se vogliamo, già dalla panchina, e lui entra fondamentalmente a partita in corso. Sarri lo aveva detto, non era insomma nel pieno della condizione, quindi entra a partita in corso e secondo me entra per fare quello che già stava facendo in panchina, quindi creare scompiglio fondamentalmente, perché dal punto di vista della partita tattico non ha dato nulla in più a questa Lazio, però sicuramente ha avuto un comportamento che onestamente mi ha molto infastidita, lo reputo anche proprio poco professionale, perché l'entrata su Di Marco è stata un'entrata che poteva essere insomma anche molto pericolosa, tant'è che c'è stata la reazione immediata anche del giocatore nerazzurro, che è vero che le reazioni in campo non sono mai troppo giustificate, però ieri sera per la pericolosità dell'intervento di Pedro è stata inevitabile, e tra l'altro a dargli manforte a Di Marco sono arrivati tutti, perché la panchina nel momento in cui c'è stato quell'episodio tutti si sono alzati per andare insomma contro Pedro, contro il giocatore, difendere Di Marco, e quindi ci sono stati quei momenti lì di tensione. Tra l'altro è uscito il cartellino, cioè l'arbitro ha tirato fuori il cartellino giallo ai danni di Di Marco, che onestamente capisco che per proteste Sì. insomma devi ammonire,
però quella situazione è stata una situazione molto, molto delicata che poteva anche essere molto più pericolosa di quello che poi è stata di fatto. Quindi, comportamento veramente pessimo da parte di Pedro, che è stato ricoperto poi da una pioggia di fischi. Sin da quando è entrato in realtà in campo alla sostituzione, la curva dell'Inter non gli ha dato il benvenuto, ecco, questo C'era sicuramente il sì. pregresso dello scorso Inter-Lazio, Esatto, chiaramente, di tutti gli sfottò, i balletti. Pedro che molta frustrazione poi per questa sconfitta, che tra l'altro potrebbe essere anche un po' l'ultima occasione di sì, sollevare un trofeo per lui che a 39 anni dovrebbe lasciare la Lazio. 25 trofei conquistati, 25 come il nostro Eric Mkhitaryan che lo ha raggiunto in questa classifica dei trofei vinti, uno dei veterani della nostra Inter, e tra poco ci arriviamo. Prima però, a proposito di meme, a me Romina ha fatto spaccare da ridere questo meme che è apparso su X, dove calcio d'angolo dell'Inter, la squadra che segna di più al mondo. Da lì il regista: ok, dammi una panoramica con il drone della Fontana di Trevi. Il primo gol è veramente, è stata fatta un'inquadratura veramente pessima, ci abbiamo capito veramente poco sul gol. L'importante è che sia andato dentro. Dicevo, Romina, questa era un po' la recita di fine anno per l'Inter, questa finale di Coppa Italia, e l'Inter ha messo in pratica, ha messo in campo le sue armi che hanno un po' contraddistinto questa stagione per la vittoria sostanzialmente, perché il primo gol su calcio d'angolo che già decide la partita, sblocca la partita, secondo gol arriva poi con il recupero alto di Denzel Dumfries, che ha fatto un grande recupero sull'errore di Nuno Tavares, e sì. serve l'assist per Lautaro Martinez. Dentro c'è un po' tutto, quindi l'elenco delle cose migliori dell'Inter di quest'anno: i piazzati, il recupero alto, l'aggressione, il controllo, il dominio della partita. Con l'Inter chiude il primo tempo col 71% di possesso palla, addirittura, numeri veramente impressionanti. Anche il momentum, come vedete sotto, delle azioni è quasi tutto nerazzurro, con 10 minuti circa concessi alla Lazio, appunto. Se ti chiedessi di indicarmi i tuoi singoli, è molto difficile per me trovare un Sì. singolo che emerge. È stato votato Dumfries come migliore in campo, ma ci sono tante altre prestazioni molto degne di nota. Sono quelle prestazioni silenziose, infatti sono contenta che la community di Passione Inter sul nostro sondaggio MVP abbia votato, Manuel Akanji, perché secondo Ah, me ieri Akanji ha fatto una gran prestazione, una chiusura a un certo punto, non mi ricordo che minuto era, ma ha fatto una sì, chiusura che ha fatto rumoreggiare, molto lo stadio, e lì il 2-1 cambia la partita. Quindi sicuramente è stato, nonostante la Lazio comunque si sia dimostrata poco pericolosa, fai il 2-1, ridai fiducia, riapri tutto, quindi è stato molto, molto importante. Se devo segnarti i migliori, secondo me ti dico, sì, Akanji, ti dico Dumfries, che mi è piaciuto, molto, è stato fondamentale anche lui. Posso dirti che anche Barella ha corso veramente sì. tantissimo, forse un paio di occasioni, non le ha sfruttate benissimo, perché è stato un po' impulsivo, è andato al tiro e l'ha spedita una volta in curva nord, una volta in curva sud, però fondamentalmente è stato, guardando i suoi movimenti, Barella è veramente uno che è ovunque in campo, quindi fa sempre impressione quella cosa lì di Barella, che è veramente ovunque. E quindi sì, ti dico Akanji, Dumfries, ti dico Barella, ma ti dico anche ovviamente Lautaro, Thuram, cioè è stata una prestazione, di squadra, quindi come dici tu è molto difficile poi andare ad individuare veramente i migliori. Molto interessante poi anche la gestione di Sucic da lì Sì, davanti alla difesa all'inizio, poi cambiato con Zelinski, qualche errore eh, nella prima parte di gara, però è stato molto nel vivo della manovra, un ruolo interessante quello, da capire se potrà evolvere lui in quella situazione lì. Questo è un dialogo che porteremo avanti. Volevo solo segnalarti, visto che hai citato Akanji, ho raccolto dei dati, partita veramente imponente di Akanji da difensore centrale, con 7 contributi difensivi, 2 contrasti vinti su 2, 3 intercetti, 2 chiusure difensive, 2 recuperi, duelli a terra ne ha vinti 2 su 2, aerei 1 su 3, ha commesso un fallo da ultimo uomo, 112 palloni toccati. È stato veramente il primo motore di fatto della costruzione dell'Inter. Sono numeri ovviamente condizionati da una gara in cui l'Inter ha totalmente dominato ed è andata in vantaggio dopo pochi minuti. Sono numeri anche che però ci impongono di aprire delle riflessioni sul futuro di Akanji da difensore centrale in una difesa a 3, ruolo in cui a me fino ad ora non ha convinto in maniera eccelsa, clamorosa, in una stagione comunque importante, quella di Manuel Akanji, che però
ci impone qualche riflessione. Ieri sera con un Bissek che è partito un po' scivoloso, con forse i Sì. tacchetti non precisi, più volte ci ha messo una pezza anche tappando delle falle alle spalle di Bissek in seconda battuta, con tanto campo alle spalle. Ha fatto una partita veramente molto, molto grossa, secondo me, Manuel Akanji. Ti porto verso la conclusione, Romina, segnalandoti queste parole di Cristian Panucci che hanno generato una polemica enorme. Noi eravamo in diretta e ricevevo una valanga di commenti, ma veramente una valanga di commenti in diretta. "Ah, sentite Panucci come rosica, sentite Panucci inascoltabile, Panucci, Panucci, Panucci". Allora io dopo la partita, dopo la chiusura della diretta, sono andato a recuperarmi Cristian Panucci e io ho un sospetto che tra poco ti dirò, ma prima ti leggo le parole di Cristian Panucci che dice: "Sì, l'Inter ha fatto una grande stagione, ma mi sembra sempre di coccolarli, cioè questi giocano nell'Inter, sono giocatori forti, non ci manchi pure che non debbano vincere, cioè come è scontato che debbano vincere. Certo. Cioè, mi sembra una grande stagione, hanno fatto una grande stagione, ma hanno fatto quello che dovevano fare. In Europa non l'hanno fatto". E lo dice con maniera un Mh. po' anche così Sì, sì. aggressiva. Però gli dicono: "Non era scontato dopo la botta morale e psicologica dell'anno scorso". E Panucci dice: Ma l'abbiamo beccata tutti la botta morale, anche quando giocavamo". Io ho capito, non è che sono andati in terapia intensiva dopo quello che è successo e hanno ripreso. Nel calcio si perde, si vince, l'anno dopo però si riparte. Mi sembra sempre che si voglia coccolare questa sconfitta che hanno loro. Si sono rimessi, hanno fatto un'impresa, non mi sembra che abbiano fatto un'impresa. Mi sembra che siano giocatori che in campionato hanno fatto molto bene, hanno vinto la Coppa Italia, ma non è che sono andati tutti in ospedale nel reparto di terapia intensiva e poi sono ripartiti. Quindi comunque gli do 8,5 come voto, ma in Europa non puoi dire che il primo obiettivo sia il campionato. Quindi lui boccia molto la stagione, boccia il cammino europeo e dice non è che hanno fatto tutta questa impresa. Io ho il sospetto che qualcuno gli abbia detto qualcosa, nel senso che lui prima aveva detto una cosa totalmente opposta, tra l'altro. Se vi guardate, anziché quello spezzone lì, tutta la trasmissione, prima, quando chiedono a Federica Zille di parlare della stagione di Chivu, dice che ha avuto un'importanza psicologica. Ranocchia dice un'altra cosa sull'aspetto umano con il gruppo. E chi è che ti dicevo che ha detto Panucci aveva detto una cosa tipo Che Kivu li aveva, risollevati, rianimati. cioè li aveva rianimati, esatto. Rianimato. Aveva detto che aveva rianimato l'Inter. E come si coniuga allora, il fatto che prima mi dici li hanno rianimati e poi dopo, ma non è che sono stati in terapia intensiva. Vabbè, un po' di rosicata così, un po' di più che rosicata, un po' di voleva fare il bastian contrario per forza di Sì. cose, eh. Sì, son d'accordo, ma poi anche nei termini che ha utilizzato è stato molto esagerato, molto esasperata Eh. come dichiarazione, no, la terapia intensiva, l'ospedale, stiamo parlando di calcio, nessuno sta parlando di drammi, sono drammi sportivi se vogliamo, ma ovviamente da prendere con le pinze. Mi ha fatto ridere quella frase finale nella quale lui dice, l'obiettivo non può essere il campionato. L'Inter è l'unica squadra che negli ultimi anni ha dato un valore al percorso europeo rispetto alle altre. Quando gli anni scorsi gli allenatori uscivano prima dall'Europa per vincere il campionato, venivano applauditi per il percorso che facevano. Posso citare senza problemi anche Antonio Conte lo scorso anno, non mi faccio problemi. Quest'anno l'Inter forse è stato l'unico primo anno in cui non ha sacrificato la Champions, però secondo me ha fatto quello che doveva fare in termini di squadra che doveva ripartire dopo una stagione nella quale non aveva vinto nulla e l'unico modo per capire e per dare un messaggio a se stessa anche di essere ancora quell'Inter lì era tornare a vincere e probabilmente è stata fatta una scelta inconscia e questo io continuo a dirlo. Continuo anche a dire che l'Inter secondo me deve ambire al percorso europeo, ma non mi posso sentir dire che il primo obiettivo non può essere il campionato se negli anni scorsi, quando era l'Inter che sacrificava, tra virgolette, il campionato, che comunque puntava a lottare su più fronti per dare valore al percorso europeo, venivano applaudite le squadre che uscivano praticamente non arrivavano neanche agli ottavi, ecco, manteniamo una certa coerenza nelle dichiarazioni, perché va detto. Detto che poi se facciamo un anno di vittoria in Italia l'anno dopo arrivi in fondo in Champions League o comunque Mh. questa alternanza così degli ultimi anni non è male per un Inter che comunque di base resta sempre lassù in alto e qui bisogna aggiungere ai meriti dei giocatori e della squadra i meriti anche di una dirigenza che
vince con 2 proprietà differenti, con 3 Sì, allenatori differenti su un sì. arco di 6-7 anni consecutivi, vuol dire aver costruito qualcosa di importante, su cui continuare a costruire. Qui vi lasciamo in sospeso perché poi abbiamo un altro contenuto che vi porteremo nelle prossime ore in cui parliamo anche di questioni di mercato con alcune cose che abbiamo anche carpito dalla pancia dell'Olimpico. Romina, grazie. Grazie mille a te Lore, grazie a tutti. Grazie a voi per averci seguito anche in questa avventura. Vi lasciamo con un altro approfondimento da recuperare, ricordandovi il club di Passione Inter, ovviamente vi aspettiamo lì. In descrizione trovate il link per chi ci ascolta in podcast per recuperare un altro approfondimento, per chi ci segue su YouTube lo trovate qui sopra a me più o meno, in questa zona qua.